Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale AI Caterpie. Quest'oggi vi propongo un mazzo che sappiamo già per certo essere vincente, perché ha vinto il campionato di Tokyo di poco tempo fa. La mia è una versione rivisitata e ovviamente il mazzo è Malamar Giratina. Sigla! Bene, allora questo è il mazzo che ha vinto il campionato di Tokyo. Allora, come sicuramente noterete se avete poi visto quella che è la lista originale, scoprirete che di per sé il mazzo non è tanto diverso dalla versione originale. Io, come al solito, ho ritoccato qualche carta secondo quello che è il mio personalissimo stile di gioco e secondo quelle che sono un po' le mie preferenze. Cosa che ovviamente consiglio di fare a tutti voi ogni volta che prendete la lista, che sia la mia, quella di un altro youtuber, quella di un altro campione. Qualunque lista prendete, cercate di provarla e di farla vostra, perché soltanto poi siete voi a giocare i tornei alla fine. Per cui se una lista non la sentite propria, vi assicuro che il torneo andrà male per forza. Dunque, la lista, se avrete visto il mio vecchio video di Malamar Spread, di per sé è molto simile. So che sembra che siamo tornati un passo indietro rispetto alla nuova versione di Malamar, ma questo giratina ne spiega ampiamente il motivo. Perché? Una volta durante il turno, se questo Pokémon è nella tua pia degli scarti, lo puoi mettere in panchina. Se lo fai, metti un danno su 2 Pokémon dell'avversario in panchina. Per cui, già questo Pokémon di per sé è un continuo mettere danni, per cui ogni volta che viene messo KO arriva e regala 2 danni così dal nulla. L'attacco fa 130, per cui ci assicura un'ottima copertura di danni sia per quelli piccoli che bene o male vanno tutti giù col 130, sia per quelli grandi che andranno giù comunque in altri modi che poi vedremo. L'unica pecca dell'attacco è che dobbiamo mettere 4 danni su uno dei nostri Pokémon. Di per sé la cosa ci interessa sì e no, nel senso che non specifica che deve essere in panchina, per cui possiamo anche metterli su di lui, qualora sappiamo già che andrà poi messo KO al prossimo turno. O altrimenti abbiamo in panchina tanti altri Pokémon da sacrificare, 4 danni cambiano molto poco in generale. È molto interessante il fatto che non abbiamo bisogno di barelle per recuperarlo, non abbiamo bisogno di nulla, perché ogni volta che lui verrà negli scarti tornerà da solo grazie al potere, e ogni volta che tornerà assicurerà 2 danni, per cui anche solo tornasse 6 volte in campo, perché la prima lo scartiamo, 120 danni, che è praticamente un KO, ce li abbiamo soltanto con il potere. La seconda carta che è fondamentale, che rende di nuovo questo mazzo all'altezza di essere giocato, è la Spell Tag. È una tool per cui la assegneremo a uno dei nostri Pokémon Psico, preferibilmente visto che funziona solo con il tipo Psico, e dice quando il Pokémon Psico cui è assegnata questa carta viene messo KO da uno degli attacchi dell'avversario, metti 4 danni, metti 4 danni sui Pokémon avversari come vuoi. Questo cosa significa? Significa che tra la Shrine, tra i danni che spreadiamo in giro con gli altri Pokémon che ora vediamo, tra i danni che possiamo mettere con il Giratina quando entrano in campo, questa Spell Tag è davvero fastidiosa per molti Pokémon. Anche qualora noi ovviamente ne giochiamo una per volta, per cui l'avversario è costretto o a sprecare uno dei Field Blower per toglierla, o a girare attorno, quindi Guzma, Escape Rope, in qualche modo giocare attorno alla Spell Tag, perché altrimenti prendere 4 danni ogni volta, se voi fate la somma di tutti i danni che possiamo mettere in gioco grazie al Giratina e alla combo di questa carta, sono 160 di Spell Tag, 120 di Giratina, è un KO e mezzo, quasi 2 KO a dei GX, per cui alla fine del tutto si riduce al numero dei danni che possiamo mettere in gioco, e già questi Pokémon da soli possono mettere davvero in crisi l'avversario. Di per sé il mazzo è un Malamar lo conosciamo, se è un'energia psico in panchina, dagli scarti uno dei nostri Pokémon in panchina. Il motore spread è composto da Coco, ci sono 2 Tapu Koko in questa lista, 20 a tutti, è fondamentale perché ritira 0 più che altro. E a me personalmente piacerebbe lo spazio per il terzo, ma con la doppia barella mi sono trovato bene, per cui lascio a voi scegliere cosa giocare, se il terzo Coco, la singola barella, fare spazio per qualcos'altro. Come al solito, massima libertà.
Shining Arceus, 1 per, fino a quando è il nostro Pokémon attivo previeni tutto il danno fatto ai tuoi nostri Pokémon in panchina dagli attacchi dell'avversario. Per cui nel momento in cui ci troviamo contro un altro mazzo spread, questa carta fa la differenza, perché messo lì davanti siamo praticamente tutelati con tutta la panchina. L'attacco, 4 energie sono tante, ma se abbiamo Malamar diventano straordinariamente poche. 30 a tutti i Pokémon in panchina, a tutti i Pokémon in gioco dell'avversario. Di fatto sono un interessante numero di danni. Il Tapulele è fondamentale, non ha gioco il Tapulele GX perché non voglio regalare premi all'avversario, ma il Baby Lele, grazie al Magical Swap, ci permette di muovere i danni come vogliamo ed è assolutamente fondamentale. L'unico GX che mi sono preso la libertà di giocare, anche perché in singola coppia è davvero difficile partirci, è il Necrozma GX. Non mi interessa tanto l'abilità o l'attacco, ma in questo mazzo più che in altri a me interessa il GX, perché il GX fa 100 danni a tutti i GX in campo dell'avversario e se sono riuscito a spargere adeguatamente i danni con Coco, Arceus e la Shrine, questa carta rischia di chiudermi la partita in un colpo ed è un qualcosa che oggettivamente non voglio farne a meno, soprattutto ora che andiamo contro un formato in cui alcuni mazzi GX potranno essere molto giocati. Vedi Blacephalon, vedi Ninetales, vedi Zeraora, vedi ovviamente Zoroark che non è mai sparito, vedi Macargo, DSDY e chi più ne ha più ne metta. Questo Pokémon può davvero fare la differenza. Energie, 8 psico e 2 doppie. Sono 2 energie in meno rispetto alla lista originaria. Ho preferito puntare di più su un fattore consistenza. Il fattore consistenza da cosa è composto? Le 4 Acrobike, 4 Cynthia, 3 Guzma e 4 Lily. Queste carte non mancano praticamente mai. Andare a cercare i Pokémon come sempre in questo mazzo è fondamentale. E il fatto che ci siano gli psico mi permette di giocare il tesoro misterioso oltre alla Ultra Ball Nest Ball che gioco di solito. Per cui scarto una carta che, se sono anche fortunato, è un'energia, e cerco il mazzo un Pokémon Psico Drago. In questo caso gli Psico sono assolutamente i miei preferiti. Tripla Shrine of Punishment, metto un danno tra i turni XCX che fa sicuramente la differenza, soprattutto ora che molte Stadio Prisma arrivano e io voglio counterare Stadio Prisma, soprattutto ora che i GX più di prima sono giocati, per cui questa carta è fondamentale. 2 barelle, come già citate prima, per andare a recuperare i molti Pokémon che ho in 1 per. Doppio switch. Non ho gli skateboard in questo mazzo perché molto spesso non mi servirebbero. Giratina ritira 3, Arceus ritira 2. Sarebbero secondo me abbastanza sprecati, per cui ho preferito mettere un doppio switch che in alcune situazioni può davvero fare comodo. E comunque c'è dentro il Tapu Koko, lo voglio sempre in panchina perché indipendentemente da chi venga messo KO, voglio uscire di Coco per poter assegnare le energie a chi voglio grazie al Malamar. Questa è la lista, spero che vi possa piacere perché è davvero davvero interessante e se ha vinto qualcosa in Giappone, non male, almeno deve essere. Andiamo a vedere come funziona con qualche partita. Bene, andiamo a vedere all'opera come funziona questo mazzo vincente. Vinciamo lancio la moneta, inizio assolutamente io. Dunque, buona partenza di Inkai, giratina. Allora, perché scelgo di partire con Inkai piuttosto che con giratina? Perché avendo già una Ultra Ball in mano, il giratina è una carta che vado a scartare per rimetterlo in gioco con l'abilità e attivare l'abilità. Serve esattamente a questo, per cui voglio assolutamente fare in modo che questo effetto possa attivarsi. Ok, allora siamo contro un'altra versione di Malamar. Mi aspetto sicuramente di trovare tanti mirror con questo formato. Dunque. Scarto sicuramente giratina. Dopodiché Necroz, ma non è una di quelle carte che voglio avere in mano adesso. Vado a prendere Coco. Prendo Coco. Energia davanti mi servirà per ritirare. Dopodiché Lily. Ah, potevo giocare la spell tag. Però
sarebbe una carta sprecata al momento. L'abilità di giratina funziona soltanto con i Pokémon in panchina dell'avversario, per cui preferisco aspettare. Mysterious, scarto nuovamente giratina, vado a prendere Inkai. Ok. Ritiro, manderò avanti Coco. Bene così, non male come primo turno. Abbiamo già negli scarti il doppio giratina, un'energia psico. Inkai. Dopodiché tesoro misterioso, scarta una psico per un altro Inkai. Allora, io ho scelto di seguire una versione di Malamar improntata sia allo spread che agli attaccanti da un premio solo, i cosiddetti SPA. Per cui di per sé sono avvantaggiato rispetto a quelle versioni di Malamar che invece hanno degli attaccanti GX, proprio perché nello scambio di premi io prenderò sempre 2 premi, loro solo uno. Questa è comunque una partita che, a seconda di come giocherà il mio avversario, deciderò se giocare di spread o invece di attacco. Il vero è che se sono contro una di quelle versioni di Malamar vecchie, quindi senza stadio e senza field blower, la partita dovrebbe essere in teoria semplice. Che altro che se io ho la possibilità di fare i danni ogni turno con la Shrine e il mio avversario prende danni ogni turno con la Spell Tag, sono davvero tanti danni che entrano. È vero peccato che non ci sia un attaccante come il Tapu Koko che spreadi tanti danni in giro di tipo psico. Esiste il Latios, però non è proprio la stessa cosa. Questi 20 a tutti sono tanti danni. Dunque, Ultra Ball ha ben 4 energie psico negli scarti. Allora, a meno di non trovarci contro un Marshadow, noi avremmo già qualcosa da fare il prossimo turno. Dunque, il mio avversario mette in campo giratina. Noi, allora, possiamo chiamare in campo sicuramente il nostro giratina. Potere, i Malamar hanno danno dispari perché hanno 90 di vita, per cui scelgo sicuramente di mettere i danni su di loro. Spell Tag. Chiamo anche il secondo giratina. 1 e 2. Tesoro misterioso. Scarto. Scarto un Guzma, vado a prendere un Malamar. Ho solo un Malamar. Molto male. Per cui a meno di non trovare un Coco e un'energia con la Cynthia, difficilmente attaccherò questo turno. Allora, abbiamo il Coco, non abbiamo l'energia. Per cui gioco sicuramente prima Nespoli in modo da togliere una delle carte dal mazzo. Dopodiché Acrobike. Non abbiamo trovato l'energia. Peccato. Allora, ho uno scambio. Per cui se proprio devo dare un premio al mio avversario, preferisco dargli un giratino. Dopodiché Psychic Revenge. Psychic Recharge, ovviamente. Va bene così. Il Necrozma si prende un danno. Abbiamo già 50 danni in gioco. Ora,
Giocare con soltanto un Malamar è sicuramente impegnativo, per cui dovremo cercare di improntare tutta la partita sul Coco. Allora, perché ho scelto di improntare la partita col Coco? Perché in un mirror lo spread è l'arma vincente nel momento in cui il giratino avversario aggiunge danni, per cui oltre a quelli che già faremo noi, lui in più si metterà a 4 danni. In più subirà i 4 danni della spell tag, per cui... Ok. Niente, ci è andato a prendere il Malamar. È rimasto senza carte in mano però. Quindi ha soltanto una carta che andrà a pescare nei premi. Daniel Necrozma, molto interessante. Allora, Ultra Ball. Mi libero di carte che non mi servono. Non voglio sprecare l'Arceus così perché al momento senza il Marva non ho modi a segnare energie, per cui preferisco tirar fuori un altro Inkai e sperare di prendere un'energia almeno per attaccare. Ok, ne ne ho trovate due. Acrobike, Barella. Ho la doppia barella, per cui sicuramente la vado a usare per recuperare il Malamar. Ok. Psychic Recharge. Assegno l'energia al Coco dietro. Energia al Coco davanti. Flying Flip, 20 a tutti. Triplo Malamar in gioco. Spero che non abbia trovato la supporter che gli serve per attaccare. No, una supporter per pescare. Lui ha già usato un Guzma. Ok, sceglie di mettere i 3 danni al Necrozma. Ok, vediamo un po'. Allora, sono uscito di giratina perché voglio fare Guzma a questo giro. Lui sicuramente chiamerà davanti il Malamar, il Necrozma, per cui tanto mi conviene farlo già io. Psychic Recharge. Energia. E Flying Flip, 20 a tutti. Ok, allora, perché ho questa giocata? Perché il mio avversario aveva soltanto 2 carte in mano che aveva preso tra l'altro dai premi, per cui vado a sperare in qualche modo che lui non abbia nulla per ritirare questo Necrozma, che comunque alla fine del suo turno prende il KO. Vediamo, giratina e una carta. Wow. Va bene. Va bene, ci ho provato. Lily e Acrobat, niente. Gli altri Malamar restano negli scarti. Dunque, Psychic Recharge. Energia al giratina. Energia al giratina. Acrobike. Vado a preservare la doppia. Dopodiché switch. E Cinzia. Ok. Allora, posso fare una Ultra Ball interessante. Scarto una e due.
E vado a prendere Arceus. Perché qualora pescassi il Malamar adesso, potrei attaccare con Arceus dopo e fare davvero male. Metto 4 danni su uno dei miei Pokémon. Perché darli in giro? Tanto prendo il KO comunque. Me li prendo su di me. Malamar. Niente. 3 premi rimasti, 2 Malamar. Va bene. Allora, qualora il mio avversario mi mettesse KO questo giratina, la spell tag si attiverebbe e mi permetterebbe di mettere 4 danni sparsi in giro sui suoi Pokémon. Questi 4 danni sono ovviamente 1, 2, 3 e 1 a caso. Perché 1, 2, 3? Perché 1, 2, 3 mi permettono con un attacco di Arceus di fare il KO. Per cui sicuramente vado a puntare a quello ora. Lui è uscito di Malamar, per cui o non ha modo di ritirare, però con tutte quelle carte in mano mi aspetto che abbia modo per ritirare, o altrimenti ha un Guzma, cosa che mi darebbe sicuramente più fastidio. Questa spell tag, come vedete, fa la differenza, perché il mio avversario adesso si trova nella situazione in cui siamo premi pari, ma se mi mette KO quello che è il mio attaccante, io faccio 2 premi. E questa cosa è fondamentale, ovviamente. Io esco ovviamente di giratina. Energia doppia Arceus. Metto giù in Kai. Lì da 4. Acrobike. Rescue Stretcher. Recupero un Pokémon, recupero il Malamar, l'unico Malamar che sono riuscito ad avere in questa partita. Psychic Recharge. Quattro danni. Lì vado dal lato giratina. Non avendo il mio avversario un motore spread, non c'è differenza tra i vari giratina. So per certo che lui ha già usato 2 Guzma, per cui o ha un altro Guzma per farmi il KO, o altrimenti questa spell tag risulterà essere devastante. Tra l'altro il mazzo, siamo stati ovviamente sfortunati su non aver potuto contare sui Malamar, avrebbero fatto decisamente la differenza, ma altrimenti ha girato davvero bene. Io ho solo 5 carte nel mazzo e il mio avversario ancora 22. Sono tantissime. Ok, entra in campo giratina. Triplo Malamar. Vediamo se ha nuovamente un Guzma. Guzma che tra l'altro noi non abbiamo. Ha un altro Guzma. Ok, prendiamo il KO. Ho 2 premi. Mettere in campo Tapulele vuol dire vincere la partita, perché 5 danni risposto, 4 danni risposto, per cui non mi pongo nemmeno il problema. Well play.
Magical Swap. In un mirror di Malamar, la versione spread ha troppo vantaggio. Sposti danni da un Malamar all'altro, un KO. Sposti danni dal Giratina al Malamar, secondo KO. E andiamo a vincere la partita pur avendo 2 Malamar nei premi e avendo fatto poco tutta la partita. Spread in un mirror è fondamentale. E vittoria. Eccoci, perché sono straordinariamente convinto delle potenzialità di questo mazzo? Perché ha la possibilità di giocarsela sia come mazzo spread, con il Coco, con la spell tag, con il potere del Giratina, con l'Arceus, ma ha comunque un infinito attaccante che può venire fuori in continuazione, che è appunto il Giratina, e può continuare a venire fuori col Coco che ritira, e contro i GX, la Shrine e il GX di Necrozma sono assolutamente devastanti. Quell'Ele, baby Lele che avete visto lì fa la differenza in tutte le partite. Spero che il mazzo vi sia piaciuto. Se ha vinto in Giappone un motivo c'è, vi consiglio assolutamente di provarlo anche voi. Mettete like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto per il prossimo video. Bella!